adesso mi trovo a Nicosia, in provincia di Enna. Paese situato a 700 metri di altitudine tra il Parco dei Nebrodi e il Parco delle Madonie, si pensa che il suo nome sia d'origine greco-bizantina e da associare alla devozione che gli abitanti del luogo avevano per San Nicola. E sapete che cosa la rende davvero unica? Menzionata come Nicuisin dagli arabi, sotto i Normanni fu avviata la cosiddetta latinizzazione della Sicilia e il paese fu ripopolato con famiglie provenienti dal Piemonte. I nuovi arrivati si stanziarono nella parte alta del paese, avendo come riferimento la chiesa di Santa Maria, di rito latino. La popolazione già presente greco-bizantina si spostò invece nella parte bassa, dando vita a un nuovo quartiere che ruotasse attorno alla chiesa di San Nicola. La convivenza tra piemontesi, definiti mariani, e greco-bizantini, definiti nicoleti, fu assai difficile, tanto che sfociò in un vero e proprio antagonismo religioso, in cui l'uno voleva imporre sull'altro la propria chiesa madre. A testimoniare l'impronta lasciata dai piemontesi, qui a Nicosia si parla il dialetto gallo-italico, dialetto con un forte influsso proveniente dal nord Italia, parlato anche nella vicina Sperlinga. Proviamo a sentirlo assieme. Accenno la giornata lavorativa di un contadino come era 50 anni fa quantomeno. I vidiai a mattina si usavano presto con 7 mattinate, tra lustre e scuro, si pigliavano i cavalcature e se ne andavano ad fuori. Prima si versavano i nimai, poi se ne andavano all'anto, a miedo il fen oppure il frumento, facevano i regni e poi nel mezzogiorno si mettevano all'ombra, mangiavano e ripigliavano dopo una bella arrancata. Poi all'ultimo, verso i 4 e 5, andavano a versare i nimai e se ne andavano in casa. Nel Medioevo Nicosia fu la quarta città demaniale della Sicilia, dopo Palermo, Catania e Messina, e nel 1700 essa contava ben 24 baroni, 2 conti e un marchese. Per questo Nicosia ad oggi è definita come la città dei 24 baroni e tuttora, passeggiando nel centro storico, si possono notare numerosi palazzi baronali e numerosi edifici religiosi, a testimoniare l'eredità nobiliare del paese e il suo passato di città demaniale. Davvero curioso, all'interno della chiesa San Vincenzo Ferreri è un affresco realizzato dal pittore fiammingo Borremans, in cui è ritratto un angelo intento a suonare la tromba. Per una particolare illusione ottica, l'angelo pare che cambia angolazione a seconda di dove si guarda. Affascinante sulla rocca più alta della città è il castello, di fondazione presumibilmente bizantina e ampliato sotto il dominio normanno. Ad oggi sono sopravvissuti alcuni interessanti resti, come per esempio un imponente bastione lungo 80 metri con arco a sesto acuto, che fungeva sia da ingresso al castello che da ponte, per collegare una rocca all'altra, alle cui estremità vi erano 2 torri di guardia. Dopo l'ingresso si accede al castello grande, dove originariamente vi erano 4 torri, e al castelletto, dimora del castellano e della sua famiglia, costituito da 3 torri, da 2 cisterne e una meridiana. Interessante nell'area di Nicosia è il Monte Altesina, monte che per via della sua cima particolarmente slanciata fu battezzato dai romani Mons Ereus, termine poi applicato ai rilievi circostanti, chiamati Monti Erei. Con i suoi 1192 metri di altitudine, il Monte Altesina è il monte più alto degli Erei. Piccola curiosità, gli arabi, durante la loro dominazione, considerarono la sommità del monte come punto nevralgico per suddividere la Sicilia nei 3 valli, Val Mazzara, Val Demone e Val di Noto. Qui, tra l'altro, si possono notare inoltre alcune testimonianze archeologiche, come i resti di alcune tombe a Grotticella e del convento di Santa Maria. Da non perdere sulla catena dei Nebrodi occidentale è l'area dei Monti Sambuchetti e Campanito, attorno a cui si snoda una riserva naturale estesa per più di 2000 ettari, che fanno di questa la più grande riserva naturale della provincia di Enna. In essa è custodita una delle zone umide ad alta quota più importanti della Sicilia, dove oltre ai numerosi stagni si possono ammirare i laghetti Campanito, laghetti che si estendono tra i 1200 e i 1350 metri di altitudine, incastonati in uno splendido bosco di conifere, pioppi e querce.
Poco sopra il primo laghetto si può trovare un secondo laghetto di dimensioni inferiori e coperto nei mesi estive da un verde strato di lenticchia d'acqua. Ed un enorme grazie va al comune di Nicosia, a Dario Scinardi e ad Arianna De Luca che mi hanno ospitato e permesso di realizzare questo video. Grazie! Amate la vostra terra e amate il vostro territorio! Ciao!